Ciao, in questo video vedremo questa pinza amperometrica. Per chi non conoscesse, serve per misurare la corrente facendo passare il conduttore all'interno di questa pinza. In questo modo misura correnti fino a 1000 A, infatti ha un sistema di misura a effetto Hall per poter misurare anche la corrente continua. Oltre alla funzione di pinza amperometrica abbiamo la funzione di multimetro e riesce a misurare anche la corrente di picco e di inrush da quel tasto qua, cosa non comune per tutte le pinze. Inoltre ha anche una funzione di misura, la vediamo qui, di tensione a bassa impedenza. Andiamo a vederla in pratica. Questa è la sua confezione, modello 393. Qui abbiamo le specifiche dei due modelli. La differenza tra i due modelli sono solo due cose: la tensione in DC, che qui riusciamo a leggere fino a una tensione continua di 1700 volt, e sul modello 376 non possiamo misurare la temperatura. Tutto il resto è uguale. È un 6000 count con una corrente massima di misura di 1000 A su tre portate, 60, 600 e 1000. C'è una pratica busta di trasporto. All'interno abbiamo una brochure del multimetro 17B che ho già fatto vedere, degli adesivi, un biglietto da visita con la garanzia, il certificato di collaudo, una brochure con tutti gli accessori, alcuni sono davvero interessanti, manuale in cinese e in inglese. Vediamo questo in inglese. Si spegne automaticamente dopo 15 minuti, temperatura di esercizio da 0 a 40, quindi sotto 0 non va bene, temperatura di immagazzinamento meno 10, 60. Questo pollution grade, che poi secondo me è una traduzione errata dal cinese all'inglese, dovrebbe essere un pollution degree, che è il grado di inquinamento in presenza di polvere, umidità e altre particelle. 2 vuol dire che può essere usato all'interno, quindi non all'esterno, con condensa temporanea, altitudine fino a 2000 metri, 3 batterie AA non comprese, dimensioni, peso. Queste le specifiche, te le lascio così, metti in pausa il video per vederle per bene, e anche queste. Abbiamo la sonda di temperatura, dovrebbe essere la classica termocopia K, e i puntali abbastanza morbidi che andremo ad utilizzare subito. Vediamo la pinza in pratica. Consente l'inserimento di cavi o sbarre di grosse dimensioni, misura anche correnti in DC, fa la misura ad effetto Hall. Questo è il vano batteria, ho già messo 3 batterie, abbiamo 3 pulsanti qua sotto, 2 pulsanti qua e la manopola. La manopola è sull'off. In questa posizione possiamo andare a destra di uno e a sinistra di tutte queste posizioni. Qui c'è anche un LED che si illumina per la tensione senza contatto, l'NCV. Andiamo a vedere prima la funzione multimetro. Vediamo il volmetro. Una cosa interessante di questa pinza, che non ho trovato su altri multimetri, che posso fare la misura della tensione ad alta impedenza da questo lato o a bassa impedenza LOP-Z. Cosa vuol dire questo? Se prendo un multimetro e misuro l'impedenza d'ingresso sulla portata alta impedenza, vediamo quanto ho di resistenza: 11 megaohm, lo vedi lì. Invece se vado di qua su bassa impedenza ho 1 megaohm. Questo consente di fare misure che sono meno esenti da disturbi, quindi dove ci sono apparecchiature tipo inverter, convertitore di frequenza, fare una misura sull'OZ teoricamente dovrebbe migliorare molto la lettura. Andiamo a vedere la precisione: 2,495, è perfetto, incredibilmente preciso. Vediamo di qui, sono in DC, ok, 2498, comunque se guardiamo le prime due cifre è giusto, 2,49. Vediamo il 5 volt, perfetto, il 7,49 è precisissimo e l'ultimo sarebbe 9,999, quindi 10 volt, 10,00, precisissimo. Vediamo il 10 volt anche di qui, devo andare in DC, 9,99. Il volmetro è precisissimo. Andiamo avanti con la parte multimetro, quindi saltiamo
qua su. Questo è il prova continuità. A 50 ohm non suona più e a 46 ohm suona, quindi è la solita soglia dei 50 ohm come quasi tutti. Vediamo sempre sul prova continuità fino a che valore resistenza mi legge. 100 ohm, 1 kg non lo legge più. Ok, perfetto. Resistenza da 1 ohm, praticamente non la legge. Andiamo a vedere le specifiche, cosa ci diceva. Non dice la resistenza minima, mi dice che sulla portata 600 ohm ho una risoluzione di 0,1 ohm. Andiamo avanti, 9,99 ohm, 9,5 ohm, questa è una 100 ohm, 99, ok, si è stabilizzato, quindi 100 ohm, perfetta, 100,1. Questo è 999 ohm, è perfetta. Questo è 10 kΩ 01, è perfetta. 99,6, perfetto. 998,6, quindi 999 è perfetta. Questa è una 10 mega, perfetto. Quindi come multimetro vedo che è molto preciso, più dei multimetri che non fanno da pinza. Prova diodi, vediamo se per caso suona. No, un diodo, un UN4148, un UN4007 e un diodo Schottky 02, perfetto. I condensatori non li misura, posso fare l'hold delle misure su tutte le portate, quindi premendo qui fa l'hold. Se tengo premuto si accende la retroilluminazione, così tolgo l'hold. Qui il minimo e il massimo dei valori, lo 0 su alcune portate posso fare lo 0 e posso cambiare il range. Misura di temperatura, 27 gradi è la temperatura ambiente, mettiamo la sonda, la scaldo, ok, sale. Posso passare da gradi Celsius a Fahrenheit premendo il tasto arancio. Dove c'è l'arancio vuol dire che bisogna premere il tasto arancio. Vediamo la tensione senza contatto, però vedo che è troppo sensibile. Qui ho apparecchiature alimentate, diciamo a 1 metro già è sensibilissimo, non so perché l'abbiano fatto così sensibile. Poi premendo questo tasto vado nel live con il puntale rosso, posso andare a trovare la fase in un cavo di alimentazione, ad esempio. Questa è la fase e questo è il neutro. Vediamo la tensione alternata, quindi posso fare la misura sia in bassa impedenza che in alta impedenza. Vediamo in bassa impedenza, qui cambierà poco perché qui non ci sono disturbi elettrici. 237. Con questo tasto posso fare max, min della lettura. Se io lo mando a 0 per un attimo e lo rimetto, ho un minimo che è andato a 0. Poi se vado sulle misure alta impedenza non dovrebbe cambiare nulla. Adesso in DC 234. Andiamo a vedere la frequenza, 50 Hz. Non abbiamo visto la frequenza di qui, 49,99. Ho collegato il generatore di funzioni, adesso ho un 2 volt RMS a 50 Hz, che possiamo anche vederlo da qui, ok? Vediamo alzando la frequenza se il 2 volt vengono mantenuti, dovrebbe arrivare fino a 1 kHz. Così sono 200 Hz, arriva a 1 kHz, perfetto. Andiamo a vedere la frequenza, 1 kHz. La frequenza la misura fino a 20 MHz, che però penso sia di qui. Di qui vediamo fino a dove misura la frequenza, così sono 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, quindi la posso misurare anche di qui la frequenza. Andiamo a 30, misura anche 30,
100 kHz, ovviamente di qua non me la misura più. 30 kHz la misura, vediamo la tensione, ovviamente non riesce più a misurare 2 volte. Ok, andiamo invece su quest'altro volmetro che è quello in bassa impedenza, in AC 254, andiamo a 1 kHz, 1 kHz e la tensione è mantenuta, quindi la banda passante c'è. Andiamo a 30 kHz, che è quello che misurava di là. Vediamo se va di più, no, di qui sale di più. No, arriva fino a 36, ok, metto a 30 kHz, vediamo la tensione, la C non la misura più. Vediamo adesso il misuratore di frequenza e il duty cycle, che è la percentuale. Sono 1 kHz, dovrebbe arrivare, come abbiamo visto prima, a ben 20 MHz. 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 2 MHz, andiamo a 20, non lo misura, probabilmente perché bassa la tensione. Torno indietro, vediamo 15 MHz, 16, 17 MHz fatica, aumenta un po' la tensione d'ingresso, penso bisogna meno di 10 volt, 17, 18, arriva a 19 MHz e no, fino a 19 MHz. Sto entrando con 10 volt picco picco. Ho ribassato la frequenza, vediamo il duty cycle. Siamo al 50%, scendo, vado al 30%, perfetto, la misura bene, 10%, ottimo, 2%, perfetto. Adesso salgo, facciamo 70%, precisissimo, 90%, ottimo. Per provare la corrente faccio uso dell'alimentatore e il carico elettronico, quindi vedremo la corrente in DC. Adesso ho impostato 0,5 A, quindi vediamo se riesce a misurare corrente cose basse. Accendiamo l'alimentatore, 0,50, perfetto, precisissimo. Quindi riesce a misurare anche correnti molto basse, questo mi fa molto piacere. Vediamo se aumento, 600 mA, se segue, 1 A, 2 A, 3 A, 5, 10, arriviamo a 15, è partita la ventola, 14,97, quindi l'amperometro funziona bene, in continua. Adesso dovremo vedere l'amperometro in alternata e poi in campo ti farò vedere a valle di un convertitore di frequenza. Vediamo adesso la misura di corrente alternata, quindi andiamo qui su 1000 A AC, questa è una prolunga che ho sguainato, devo prendere solo un filo, non ha polarità, non l'ho fatto vedere prima in continua, ma è importante come la mettiamo in continua, perché se è girata nella parte opposta abbiamo il segno meno, in alternata va sempre bene. Ovviamente non dobbiamo prendere tutti e due, ma uno solo, se no i campi si annullano. Ho collegato una stufetta elettrica a cipicche perché siamo nell'agosto 2026, accendere una stufa con questo caldo che fa. Allora sono 2200 watt e sono due resistenze, quindi sono 1100 watt ogni resistenza, cioè due velocità. Vado sulla prima, sono 4,7 ampere e al massimo sono 8,8 ampere. Spingo che fa troppo caldo. La frequenza, vediamo se mi misura la frequenza. Non c'è passaggio di corrente, quindi la frequenza non la misura. Vediamo solo la ventola, non mi misura. Faccio passare un po' di corrente, 50 Hz, perfetto. Quindi ho bisogno di una corrente minima per misurare anche la frequenza. Adesso la porto in campo a vedere se mi misura tensione e frequenza a valle di un convertitore di frequenza o se dei numeri. Ho già recensito tempo fa una pinza che avete visto, il video l'ho dovuto ritirare perché avevo fatto i test qui a casa, in continua e in alternata andava tutto bene, sono andato su un convertitore di frequenza e dava letteralmente i numeri, ho ritirato il video e contattato chi me l'ha mandata, non mi ha più risposto il tizio. Vediamo adesso la corrente qui a valle di un convertitore di frequenza,
sono 25 ampere sulla Fluke, 29,5, quindi la differenza è minima, sembra abbastanza preciso. Vediamo la tensione. Questa è la tensione, c'è molta differenza, c'è qualcosa che non va. La tensione proprio, come vedi, dà un po' i numeri. Il Fluke mi segna 57 e ho 112, 113. Riproviamo. Adesso sembra che segni giusto, però se cambia la frequenza d'uscita vedi che le tensioni sono tutte sballate. Questa pinza sulle misure di corrente ha anche l'Irish e il PIC. L'Irish è lo spunto misurato in RMS per un periodo di 100-200 millisecondi, quindi non è proprio il picco. È quello che serve per dimensionare, diciamo, i salvamotori magnetotermici di un motore. E dopo invece c'è il PIC, quindi Irish si schiaccia una volta sola e vede questa corrente massima di spunto. Invece c'è il PIC, che bisogna tenere premuto questo tasto, esce PIC. Questo qui è il picco assoluto istantaneo, è il massimo valore di cresta del picco, quindi ci potrebbe essere una differenza grossa tra picco e Irish. Questo serve sullo spunto dei motori. I 1700 volt che abbiamo visto all'inizio, che può misurare la pinza, si misurano solo in questa posizione e sono solo in continua, infatti sono scritti in bianco. Anche se qui c'è scritto 1000 volt, questo può essere molto comodo in alcuni casi. Io più di una volta ho avuto la necessità di misurare tensione superiore a 1000 volt, mi sono fatto un partitore con delle resistenze. Qui invece direttamente possiamo andare fino a 1700 volt, cosa non da poco. Poi un'altra cosa che ho notato prima, che qui ci sono delle freccette che pensano siano il punto dove bisogna mettere il conduttore, presumo in corrente continua, quindi in effetto all, dove la misura è più precisa. Questa è la polarità, più, qui c'è scritto meno. Il range invece dovrebbe funzionare più o meno su tutte le portate, si tiene premuto, va via l'auto e dopo si sposta la virgola. Vedi che si sposta. Lo 0 si schiaccia una volta e porta a 0 l'ultima cifra. Ecco, ad esempio qui c'è un 4, se schiaccio una volta, ecco qua, 0, ha fatto lo 0. Anch'essa è una True RMS, ma ormai tutti i multimetri sono True RMS, non è più come una volta che solo Fluke e strumenti più costosi avevano il True RMS. In questo volantino hanno portato le differenze tra Fluke e ZB, sia del modello 15B+, che il modello 17B+, indicando la differenza di prezzo e anche le caratteristiche che sono migliori. Ad esempio qui è 60 e 40, la capacità 1000, 60.000, frequenza no, 400 Hz. Su discorsi di sicurezza lasciamo stare. Il 17B idem, 1500 volt contro i 1000, 10 ampere, che però accetta anche la pinza amperometrica. Questi sono come il modello sopra. Temperatura arriva a 1000 gradi contro i 400. Per poter aumentare la corrente visualizzata ho fatto 10 spire, ho fatto passare 10 spire dentro nella pinza, vado in ampere corrente continua e faccio la stessa prova. Adesso faccio circolare un ampere, con 10 spire dovrei avere 10 ampere, infatti misuro 998. Se ne prendo 5 ho correttamente i 5 ampere. Faccio la stessa prova con una matassina, saranno circa 30-40 spire, non lo so, non le ho contate. 1 ampere, vediamo quanto diventano. Meno 79 perché dipende appunto come è orientata la pinza. Metto 10 ampere, accendo. Senti che vibrazione, 674 ampere. Si crea un campo magnetico e la lamiera qua sopra che vibrava. Abbiamo quindi visto che come multimetro è molto preciso. Come pinza amperometrica anche essa è abbastanza precisa anche a valle di convertitori di frequenza, cose che non tutti gli strumenti riescono a misurare a causa dei disturbi di switching e di PWM dell'inverter del convertitore di frequenza, però anche lei se si usa per misurare la tensione sull'uscita del convertitore di frequenza a volte dà un po' i numeri, ma è una cosa normale per tantissimi multimetri questa. Però come pinza, quindi per quello che è nato, se si compra una pinza come questa, si presuppone che venga usata come amperometro e il multimetro è una cosa secondaria. Quindi conviene avere un buon multimetro tipo Fluke o simili per andare a misurare
tensioni a valle, ad esempio, di inverter convertitore di frequenza, usare le pinze per misurare la corrente. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!